Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto come in questo caso. Vi ricordo di iscrivervi che è completamente gratuito, semplicemente YouTube vi metterà in contatto con me così voi riuscirete a vedere più video. Vediamo il necessario per il progetto di oggi. Prima vi faccio vedere gli strumenti, poi vi farò vedere il filato. Avete bisogno di un paio di forbici, dell'uncinetto numero 5, il metro e un ago. Non vi servirà tanto per il progetto in sé, ma sì per andare a bloccare la fettuccia che andremo a utilizzare. Vedete? Si disfa. Allora io, per non rischiare che a metà progetto inizi a disfarsi, andrò subito a bloccare i cappietti iniziali, così sono sicura che sta ferma. Per quanto riguarda i colori che io andrò a utilizzare, ma probabilmente non li andrò a utilizzare tutti, ma solo in parte, è il safari, il ruggine e il nero. Parliamo del filato tape. L'avete visto in un paio di progetti che riguardavano più che altro una borsa e un accessorio. Adesso vi dico anche le caratteristiche. Allora, sono 200 grammi e una fettuccia, è al 100% viscosa e ha 340 metri, da utilizzare con uncinetto 5 o 7. Noi oggi andremo a fare una maglietta top down perfetta per qualsiasi stagione. In base al filato che andrete a utilizzare, mi raccomando, dovete adeguare l'uncinetto e anche le misure della partenza, che adesso vi faccio vedere una piccola grafica. Questo progetto è leggermente particolare. È normale che in base ai vostri gusti riuscirete ad adeguarlo perfettamente alla vostra taglia e ai vostri gusti, come ho detto prima. Però abbiamo una partenza diversa. Non andremo a fare delle catenelle, ma bensì dei anelli tondi già lavorati, quindi avremo già un girocollo lavorato. Questo girocollo, per quanto mi riguarda a me, sono 16 anelli e arrivo a 55-56 cm, quindi il minimo, ok, quando voi andate a creare questa catenella, che vi farò vedere fra poco, deve essere talmente lunga da poter indossare la vostra maglia, di conseguenza vi deve passare dalla testa. Questo in caso voi scegliate di fare la maglietta, però per chi sceglie la versione della giacca, come vedete qui ho lasciato un piccolo spazio, per chi sceglie quella versione in cui preferisce una giacca o un cardigan, si ferma qui e lì le misure non contano più, quindi questi 55-56 cm non contano perché voi riuscite benissimo a indossarla. È un progetto bellissimo, quindi mi raccomando, seguite bene questo passaggio, dopodiché sarete in grado di perfezionarvelo addosso. Intanto dividiamo, quindi per chi vuole la maglietta, mi raccomando, deve passare dalla testa questa catenella che andremo a fare, già lavorata. Invece chi sceglie la versione della giacca basta che comunque sia abbia gli stessi numeri per poter avere il pannello dietro, quello davanti uguale, e quello delle maniche uguali identiche, ok? Bene, prendete l'uncinetto e il filato che desiderate e mettiamoci al lavoro. Vi faccio vedere da vicino il mio filato. Vedete, è una fettuccia bellissima, piatta, molto leggera. Vedete che non è compatta. E se io tiro il filo, il cappietto iniziale, lei piano piano si disfa. Allora prendete l'ago, ok, disfate leggermente, entrate in questi anellini che si vengono a creare prima di disfare il filo. Quindi entrate in tutti in questa maniera, caricateli il più possibile, ma potete fare anche questo passaggio con un altro filato, però preferisco utilizzare la fettuccia stessa, così sono sicura che non c'è il rischio che parta di nuovo. Vedete, e si è bloccata. Potete fare anche 2-3 giri, così abbiamo la sicurezza che non si disfa di più. Come vedete è molto sensibile, molto leggera, quindi ho tirato un po' di più, si è spezzata. E già facendo questa cosa abbiamo la certezza che la fettuccia poi non si disfa. Guardate, io la tiro, continuo a tirarla, ma non si disfa. Prendete il filato, fate l'asola per fare il nodino, vedete, ma non lo stringete, lo lasciate aperto. Adesso andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, caricate una volta e la seconda volta, quindi 2 volte. Entrate qui dove doveva esserci il nodino, in questa maniera, e andate a fare una maglia altissima. Appena l'avete finita, stringete il cappietto iniziale, ok? Adesso andiamo a fare 1, 2, 3,
4 catenelle, 1 e 2 giriamo, quindi carichiamo l'uncinetto. Vedete qui che abbiamo chiuso le catenelle e la maglia altissima. Bene, entrate di nuovo, prendete il filo e andate a fare una maglia altissima. Ok, quindi questa è la nostra catenella iniziale lavorata. Io di questi anelli ne devo fare 16, quindi adesso vado avanti con il lavoro. Eccoli qui i miei occhiali, sono degli occhiali perché alla fine non sono dei cerchietti tondi. Guardate, adesso vi prendo anche le misure. Scusate, sono 55-56 centimetri. Comunque lavoratele molto 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 larghe, non dovete qui. Però una cosa importante, non parliamo di taglie perché abbiamo una taglia unica e infatti la maglia sarà in questo modo, quindi quadrata, cioè abbiamo un aumento che ci dà il modello quadrato, non sarà un modello a trapezio perché andremo a utilizzare 4 maglie alte, 4 catenelle e 4 maglie alte, quindi un aumento molto grande e sarà una maglietta che scende, che cade addosso perché anche grazie al filato che andiamo a utilizzare, che è il tape, ed è un 100% viscosa. Bene, dopo aver fatto tutti gli occhiali necessari per la vostra taglia, metteteli sul davanti, cioè vedete che qua c'è una parte che fa la parentesi più evidente, che è quella con le catenelle, la lasciamo dietro perché così attorno al collo viene già decorativa, e mettiamo tutto sul davanti, andiamo a chiuderci qui in fondo, quindi entriamo nel primo punto che ho stretto leggermente troppo. Ecco, prima di chiudere il primo punto che è quello del nodino, fate questo lavoro qua, entrate e chiudete con la maglia bassissima. Adesso, dopo essermi chiusa, vado nel primo occhiello disponibile e vado a lavorare una maglia bassissima perché devo entrarci all'interno. Questo vale, no? Si chiude la catenella per chi vuole fare la maglia, per chi desidera la giacca o il cardigan è fermo qui, quindi inizia subito a lavorare i 2 occhiali prima del primo aumento. Se proprio avete difficoltà, scrivetemelo nei commenti, cercherò di fare un progetto apposta per voi. Intanto noi iniziamo a fare la maglia dal primo aumento, che non cambia niente, può essere uno qualsiasi. Io prendo questo perché è già segnato. Mi alzo con 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Entro sempre qui e vado a lavorare altri 3 punti, altre 3 maglie alte per un totale quindi di 4, quindi sono 1 2 3 e 4. Poi vado a fare 1 e 2 catenelle, carico, entro sempre nello stesso posto e vado a fare 4 punti alti. Scusatemi, mi sono resa conto di essermi sbagliata qua, non sono 4 ma sono 2. Ok, quindi questo è il mio primo aumento, 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte. Poi vado a fare 1 e 2 catenelle, carico l'uncinetto, vado nel prossimo occhiello e vado a lavorare 4 maglie alte. Questo è da fare per tutti gli occhiali necessari prima di arrivare al prossimo aumento. Come faccio a vederlo? Allora, io qua ne ho il primo, questo che è stato fatto, poi devo fare 1 2 3 4 occhiali, vado a fare il secondo, 1 2 terzo, 1 2 3 4, il quarto aumento, poi finisco con gli ultimi 2. Tra un aumento e l'altro si lavora semplicemente 2 catenelle e si entra nel primo spazio disponibile, quindi è facilissimo. Adesso io vado a fare la prima riga e poi ci ritroviamo con essa finita, dopodiché inseriremo la seconda.
andiamo a chiudere, ma prima dovete controllare che il lavoro sia messo sul davanti, cioè che non sia girato in questa maniera, ma sul dritto, ok? Adesso abbiamo fatto le ultime 2 catenelle, poi ci troviamo qui sulla prima fatta, quindi 1 2 3, sulla terza catenella entrate e punto bassissimo, e questa è la prima riga. Adesso dobbiamo iniziare la seconda. Camminate con dei punti bassissimi fino, ok, fino qui, fino alla quarta maglia alta, vedete, fin qua. Adesso ci alziamo con 1 2 3 catenelle, entrate di nuovo sempre lì, fate un'altra maglia alta, poi andate in mezzo dove ci sono le 2 catenelle, andate a fare 2 maglie alte, due catenelle, entrate sempre lì e 2 maglie alte. Così abbiamo distribuito l'aumento, adesso ve lo faccio vedere. Poi le ultime 2 maglie alte lavorate qua sulla prima maglia alta. Abbiamo fatto l'aumento sempre formato da 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte, ma semplicemente 2 le abbiamo lavorate sull'ultima e sulla prima maglia alta e 2 all'interno dello spazietto, e vedete come sono distribuite bene, non sono tutte ammucchiate. Adesso andate a fare 2 catenelle, caricate, entriamo, saltiamo 2 maglie alte, quindi entriamo nell'ultima di questo gruppo, facciamo una maglia alta, caricate, entrate dove c'è dove ci sono le catenelle, fate 2 maglie alte, 1 e 2, scusate c'ho il filo che mi tira, e poi la quarta la facciamo qui sulla prima maglia alta del prossimo gruppo. Vedete, sono 4. Continuiamo, abbiamo 2 catenelle, caricate, saltate le 2 maglie alte in mezzo, prendete quindi l'ultima del gruppo, 2 le facciamo qua, ci sono le 2 catenelle, quindi è già predisposto, e l'ultima, la quarta, la lavoriamo sulla prima del gruppo sottostante. Così nelle prime righe si fa fatica a capire il motivo, però vi posso assicurare che è molto carino. Quindi 2 catenelle, lavoriamo una maglia alta, 2 le facciamo qua, quindi sono già 3, e la quarta la lavoriamo sul prossimo gruppo, 2 catenelle e così via. E il motivo finale è questo. Adesso vi volevo far vedere come comportarsi nel secondo aumento. Sono già arrivata all'aumento, quindi vado a fare l'ultimo gruppo di maglie alte e adesso andiamo a fare l'aumento, quindi faccio 2 catenelle, poi lavoro qui sull'ultima di questo gruppo, lavoro 2, le faccio all'interno dello spazietto, quindi 1 e 2, poi abbiamo le 2 catenelle. Adesso iniziamo a fare l'altro gruppo, che sono 2 saranno qua, quindi sempre nello stesso spazietto, e 2 saranno sulla prima maglia alta. È facilissimo e vale per qualsiasi taglia. L'unica cosa che può variare da un modello all'altro, se non avete il mio filato, quindi non avete anche la mia mano, che non avete gli stessi centimetri, può cambiare tra un aumento e l'altra i motivi, che possono essere di più o di meno, però di meno è un po' impossibile, sicuramente di più. Se voi avete un filato sottile che lo lavorate col 2,5 o col 3, sicuramente invece di averne 4 magari ne avete il doppio, quindi 8 o 10. È l'unica cosa che vi cambia. Per quanto riguarda l'aumento sarà uguale identico. Adesso io finisco questa riga e ve la faccio vedere finita.
Io dopo 8 righe di lavoro sono arrivata ad avere la circonferenza giusta per me e anche ad avere lo spazio necessario per le maniche. Ma essendo questa una maglia particolare per il fatto che il girocollo è molto stretto, poi è normale che se voi l'avete fatto leggermente più largo, quindi questo problema magari non c'è, ma caso mai utilizzate i miei centimetri, quindi uguali identici, avrete sicuramente notato che il lavoro è ondulato perché aumentiamo tantissimo. Questo semplicemente per il motivo di creare una maxi maglia con il metodo top down, quindi avrà una leggerezza esagerata, quindi molto morbida. Quindi non vi preoccupate, non avete sbagliato nulla, è normale perché siamo partiti da un girocollo molto piccolo e abbiamo aumentato subito in tutte le righe. Io ho lavorato per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 righe. Adesso vi do un po' di centimetri. Vedete che fa la curva quando cerco di metterla dritta perché è molto lunga. Allora, per le maniche sono a 39 centimetri, quindi va benissimo. Invece per quanto riguarda il davanti e il dietro, che adesso non ci sta nella grafica, però ve lo dico a voce, sono arrivata a 51 centimetri, quindi ho superato veramente alla grande la mia taglia, che di solito siamo sui 42. Adesso vado a unirli. Una cosa molto importante in questo particolare momento è vedere se vi viene in che modo che questa riga, che è la riga raglan, deve andare molto bene sotto il braccio, quindi dall'ascella al collo, altrimenti anche se la maglia è larga, questa porzione qui tira e vi farà male, cioè non riuscite a indossare la maglia. Comunque io ve la consiglio sempre che sia sui 20 centimetri, ok? Guardate, la mia è 20, 19,5 e 20, però è anche elastica e arriva anche a 23, quindi io ci sono. Più la vostra taglia è grande, più questa linea deve essere lunga, quindi io vi consiglio di fare un'altra cosa. Io adesso finisco la riga 8 insieme a voi, che qui ci chiudiamo, e nella riga 9 dove andremo in pratica a chiudere il lavoro in questa maniera, vedete, quindi smetteremo di lavorare tutte e 4 le sezioni, ma ci limitiamo a lavorare solo queste due, cioè il davanti e il dietro, quindi ci dovremo chiudere qui e qui. Io me la provo e in quel momento voi ve la dovete provare, perché se casomai vi tira questa riga degli aumenti, la riga raglan vi tira, è il momento di fare una riga in più prima di chiudere. Quindi facciamo questa cosa e io vi dico se mi sono fermata o ho continuato con un'altra riga. Finisco insieme a voi la riga numero 8, quindi mi chiudo con una maglia bassissima e vado a camminare. Non andiamo a unire subito perché io devo lavorare in questa maniera, quindi non devo andare indietro per chiudermi con questo. Quindi andremo prima a chiudere questi qui più lontani che vi faccio vedere. Vado a fare la maglia bassissima anche qui nello spazietto, notate? Adesso mi alzo con 1, 2, 3 catenelle e lavoro una maglia alta. Gli altri 2 punti che mi mancano saranno quelli che andremo a fare qui appena finiamo la riga. Adesso vado a fare 1, 2 catenelle che saltiamo questi e vado a lavorare normalmente. Vedete i punti? Se qui facevamo l'aumento, ci fermiamo ad aumentare, quindi in questa riga, la vostra potrebbe essere la 10ª, la 20ª o la terza, dipende per chi andate a fare il progetto, e andiamo a fare tutta questa riga, quindi normalmente, finché arriviamo a questo aumento, quindi al primo aumento. Ci ritroviamo qui che vi faccio vedere come proseguire. Sono arrivata all'aumento,
lo notate perché lo si vede, ok? Caricate l'uncinetto, entrate qui dove si aumenta di solito e fate una maglia alta, caricate, entrate sulla prima maglia alta nel prossimo motivo da 4. Adesso caricate, questa è la porzione delle maniche, lo notate perché qui dall'inizio vedete che ci sono solo 2 motivi, è comunque la parte più corta. Lasciate tutta la parte della manica, che questa la lasciamo, avviciniamo il prossimo aumento e entriamo al contrario, nel senso, se qui abbiamo lasciato perdere il primo motivo, qui al contrario lavoriamo nell'ultima maglia alta del primo motivo, cioè l'aumento è così, ok? Qui abbiamo lavorato a sinistra, al contrario qua lavoriamo a destra, quindi lavoriamo nell'ultimo punto e poi entriamo nello spazietto, scusate, nello spazietto creato dall'aumento dove ci sono le 2 catenelle. E questo è il risultato. Quindi noi qui abbiamo unito e siamo a posto per andare con la maglia in giù, cioè la facciamo crescere per la lunghezza. Questo spazietto rimasto è quello della manica che andremo a riprendere dopo, quindi faccio vedere come calcolare qua gli aumenti. Adesso fate le 2 catenelle normalmente, vedete che qui di solito saltavamo 2 punti, non vi preoccupate, contiamo anche questo, quindi andiamo semplicemente nell'ultimo punto del motivo e facciamo il motivo normalmente, quindi una lavorata nell'ultimo, poi lavoriamo le 2 maglie alte al posto delle 2 catenelle intermedie e poi lavoriamo la maglia alta sulla prima disponibile. E qui abbiamo creato una, la seconda la andremo a creare qui dove andremo praticamente a lavorare questa porzione qua e ci chiudiamo dove abbiamo iniziato la riga. Vi ricordate che qui l'abbiamo iniziata, quindi ci ritroveremo così. Ve lo faccio vedere fra poco. Sono arrivata anche al terzo aumento perché i primi 2 li abbiamo già sistemati, quindi entro semplicemente nel lavoro, qui dove c'è lo spazio, prendo, faccio anche la maglia alta sulla prima disponibile, chiudo, ok, avvicino quindi il quarto aumento che è quello iniziale dove abbiamo iniziato a lavorare. Io lo chiamo quarto perché alla fine l'abbiamo lavorato solo a metà e come notate 1 o 2 ci sono le catenelle, ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima e abbiamo formato anche la seconda manica, cioè lo spazio in realtà perché la manica la dobbiamo ancora creare. Adesso dobbiamo spostarci qui sulla prima riga, scusate, sulla seconda maglia alta, quindi la prima disponibile, ci alziamo con 3 catenelle, lavoriamo le 2 maglie alte, dove sono le 2 catenelle di base, lavoriamo anche la quarta maglia alta e abbiamo già fatto il motivo. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a lavorare in tondo. Io vi ho detto che ho 3 colori, ancora non ho deciso come andrò a incastrarli, però mi piace un sacco questa variante del crema, è un beige chiaro, un crema, che andrò avanti finché mi si finisce questa rocca, poi dopo con le altre 2 andrò a fare un po' di giochi di colore sulle maniche probabilmente. E poi potete farlo colore unica, la maglia potete usare 3, 4, 5 colori, dopo decidete voi. Io andrò in base al come mi trovo con la quantità di filato e non vi resta altro dopo averla provata, perché vi consiglio ancora di provarla, vedete che è chiusa, cioè, io qui ho lo spazio delle maniche, 1, qui è il secondo e qua ho il davanti e il dietro che come notate è molto molto larga, però vi starà molto bene addosso perché abbiamo la viscosa tende a tirare in giù, ha un peso diverso rispetto a un cotone o una lana, quindi fidatevi che vi vestirà molto bene.
Io adesso qua continuo a fare tutte le righe necessarie finché arrivo alla lunghezza desiderata. Iniziamo la manica da sotto il braccio, quindi praticamente dove abbiamo unito. Io intanto ho preparato il filo, ho fatto il nodino, il cappietto, dopo lo andrò a nascondere con calma. Vedete che qua c'è l'unione, no? Quindi ho il mio motivo da 4 e poi i due che si uniscono. Adesso voi dovete entrare 1, 2, 3 nel quarto punto. Qua c'è l'aumento, vedete, questo è l'aumento. Entrate qua, prendete l'asola e iniziamo a fare il primo motivo. Quindi andiamo a fare 1, 2 e 3. Ora andiamo a fare gli altri 3 maglie alte che ci mancano. Una la andremo a fare qua nell'aumento, in realtà ci sono i punti di separazione. La terza, scusate, la vado a fare sulla maglia alta e la quarta la andiamo a fare sempre sulla maglia alta. Ora facciamo 1 e 2 catenelle di separazione, caricate l'uncinetto, dobbiamo andare a finire qui, vedete che c'è l'aumento, dobbiamo andare a finire con la quarta maglia alta qui sulla prima di questo gruppo. Quindi qui ci sarà un'altra qua, le due le lavoriamo qui, quindi andiamo a fare 1, 2, la terza nell'aumento, la quarta la facciamo quindi 1, 2, 3 qui sulla prima maglia alta del gruppo crema con sottostante. Poi andiamo a fare 1, 2 catenelle e andiamo normalmente, vedete, normalmente a lavorare il nostro punto, quindi dove ci sono le catenelle maglie alte e dove ci sono i punti alti facciamo le catenelle. La parte quindi più complicata era questa parte qua che non avevamo sotto mano i punti già predisposti. Da qui in là vedete che i punti ci sono già, quindi andate a fare tutto il giro e dopo ci andremo a chiudere qua. Io adesso faccio la prima riga, ve la faccio vedere finita, dopo vi lascio lavorare da sole. Ho fatto le 2 catenelle di separazione, vado a contare 1, 2, qui nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima, mi alzo con 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e vado a lavorare direttamente una maglia alta qui. In pratica inizio il punto, questo qua, già facendo una prima maglia alta, qua mi servono le catenelle e qui inizio a lavorare praticamente il motivo. E così via, per tutti i motivi che volete. Allora, dovete decidere che tipo di lunghezza volete come manica. Io l'ho fatta lunga questa volta. Vediamo anche di contare un attimo le righe così avete un'idea. Allora, io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 con i ruggine e di nere che non si vedono, però adesso ve le conto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nere e 21 ruggine. È normale che se la volete magari una manica a 3/4 vi fermate un po' prima, ok? Oppure se la volete ancora più lunga la fate più lunga. Io adesso vado a fare la seconda manica. Dopodiché con il filato che vi rimane, quindi sia di color ruggine che il nero, proseguite anche in lunghezza, perché la mia maglia è cortissima, cioè mi arriva poco meno sotto il seno, sono pochissimi centimetri, quindi andiamo a utilizzare tutto il filato rimanente dalle maniche per la lunghezza. Che dovete fare 2 righe, 3 righe, 10, sta in base alla lunghezza delle maniche. Io andrò quindi a terminare tutto il filato. È normale che se il progetto mi risulta troppo lungo, quindi la maglia mi viene troppo lunga, mi fermo prima e non uso tutto il filato, però secondo me vado quasi alla pari, almeno per l'ampiezza che c'è. Ci ritroviamo alla fine dove ve la faccio vedere indossata.
Eccola finita qui la mia maglietta, a me mi piace tantissimo, ma veramente tanto tanto. È colorata, è leggera, è oversize, perché guardate qua, cioè, ce ne stiamo altre in due praticamente, un'altra di me, quindi guardate quanto è larga, è larghissima, sia davanti che dietro, è veramente molto molto bella, a me mi piace tantissimo. Ho sbagliato una cosa però, non ho tenuto conto le proporzioni, quindi ho più ruggine sulle maniche e poco sul busto, però non fa niente, che alla fine insomma imparate da me, se utilizzate gli stessi colori, comunque lo stesso numero di rocche, perché cioè, vedete, a parte questo che adesso ne parliamo, le maniche sono molto larghe, vi limitate a lavorare tipo 4-5 righe in meno e continuate con il nero, così avete un po' più di colore sul busto. Però questi sono gusti, perché voi potete scegliere di utilizzare un colore unico, 2, 3 o quelli che desiderate. Parliamo un attimo del filato. Io ho utilizzato il tape. Perché il tape? Perché è una viscosa al 100%. E guardate la mia maglia come scende dritta, ok? Se avessi utilizzato un cotone o un acrilico o una lana, avrebbe avuto leggermente un altro aspetto, però è bellissimo questo punto. Mi avvicino, c'è questo gioco di quadratini aperti e chiusi che a me piace tantissimo, e il tape è l'ideale, ma anche perché si fa velocemente, c'è un filato spesso che si lavora con un uncinetto molto grande. Teniamo conto quindi del filato che ci serve come idea iniziale per quanto anelli, ok? O comunque quanti spazietti creare qui nel girocollo. Vedete, il mio non è molto stretto ma neanche molto largo, mi passa dalla testa e basta. Per chi vuole una scolatura più importante si deve rendere conto che avrà anche sulle spalle un po' più di larghezza, è normale, che bisogna vedere le proporzioni. Io vi consiglio, se volete una scolatura un po' più importante, di fare tutti e quattro i lati uguali, che così avete almeno un girocollo abbastanza quadrato e non rettangolare come il mio. Perché se io aumentavo, quindi questa, cioè se io mettevo un motivo in più, avevo praticamente la maglia un po' così e un po' così, ok? Detto ciò, decidete voi. Dovete tenere precise una cosa sola, che è la lunghezza del girocollo va calcolata in base alla vostra testa. Nel senso, se dovete fare questa magliettina per un bimbo o una bimba, sicuramente una ragazza, perché lo vedo, sì, è abbastanza maschile, però diciamo che per le donne è un modello che piace tantissimo, così oversize, che vi scende sul fisico. Vi consiglio, ok, di prendere i centimetri e crearne così tanti, poi li dividete, è facilissimo da dividere. Poi per quanto riguarda la taglia, come abbiamo detto, non c'è, perché noi aumentiamo tantissimo, quindi sicuramente di larghezza non avete difficoltà, e con le maniche nemmeno, perché sono larghe. Dovete però tenere preciso in questo modello del top down i reglan, questa linea dritta qua, che è la linea degli aumenti, vedete come sono cresciuti. Ecco, qui non vi deve stringere in questa maniera che non riuscite a muovermi. A me personalmente non piace assolutamente non avere la mobilità. Quindi questa riga, almeno nel mio caso, deve essere comoda, non mi deve stringere, perché se mi stringe non riesco a muovermi. Trovata questa lunghezza, quindi fate i centimetri necessari per poterla chiudere sotto l'ascella, che è la riga raglan, che in realtà sono 4, abbiamo 1 e 2 per il davanti, 1 e 2 per il dietro, potete chiudete gli angoli come vi ho fatto vedere, poi avete 1, 2, 3 sezioni da lavorare in tondo. Però non fate più gli aumenti, perché voi andate a continuare con il lavoro dritto. Vi risulterà comunque larga, anche se voi fate uno sprone quadrato vi risulterà larga, perché abbiamo un aumento molto importante, grazie a questo aumento che arriva a questa forma così. Per quanto riguarda le maniche, non abbiamo parlato del polsino. Mi avvicino. Allora, io ho preso i due punti, che sono le due catenelle tra un motivo e l'altro, e li ho lavorati e alla fine mi è risultato questo. Sicuramente avete la libertà di farle ancora più larghe, però guardatele come sono importanti. Io per la fretta di farvi presentare la maglia non sono andata ancora a nascondere
i cappietti del lavoro, guardate qua che spunta, eccolo qua, ma lo farò appena chiudo questa registrazione perché voglio tanto farvela vedere. Io sono molto contenta, mi piace veramente tantissimo questo progetto, lo volevo già da tanto e quindi a questo punto vi rigiro la domanda: a voi piace? Ecco, fatemelo sapere sotto nei commenti. Questo video conclusivo diciamo che è un po' più importante rispetto agli altri perché questi passaggi sono fondamentali. Girocollo, riga raglan e la taglia è un oversize che può essere vestito da qualsiasi persona. Qui insomma sono gusti, a me piace tantissimo perché non per forza devono seguire le curve del fisico, ecco. Bene, io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.